L'arco non funziona? È rotto? Quanti di voi hanno riscontrato problemi con l'archetto? E non mi riferisco a problemi di natura tecnica, bensì a problemi concreti legati ai crini che cadono oppure si spezzano, problemi legati alla meccanica dell'arco che non funziona. Ma non vi preoccupate, a tutto c'è una soluzione. In questo video analizzeremo gli inconvenienti più comuni e vi darò dei consigli pratici per affrontarli. Sigla! Per coloro che sono capitati la prima volta su questo canale YouTube Il Violino nel Taschino, io sono Carmine, musicista e professore di violino e viola. Nei miei video analizzeremo tutto ciò che fa parte del mondo del violino. Se non l'hai ancora fatto, ti consiglio di lasciare un like e di iscriverti al canale attivando la campanella in modo da non perdere i prossimi video. Grazie. Anche l'archetto, come il violino, ha una sua storia e naturalmente esistono delle persone che sono specializzate nella costruzione, riparazione, incrinatura, eccetera. Gli archettai. Veniamo alla prima domanda che spesso mi viene posta. Cosa faccio quando si spezza un crine? Beh, la prima cosa istintiva che viene da fare è quella di strappare con la mano quello che ne resta attaccato all'arco. Ma fermi là, aspettate, questo gesto che comunemente viene fatto può creare un ulteriore danno, in quanto può far saltare la scarpetta alla punta dell'arco, oppure può far saltare la zeppetta sul nasetto al tallone e far uscire tutti i crini. Quindi con molta calma, procuratevi delle forbici e cercate di tagliare il restante crine quanto più possibile alla base della scarpetta oppure vicino al nasetto, facendo attenzione a non tagliare i crini buoni. Quindi tagliamo questo alla base. Cosa fare se notate che i crini cadono un poco alla volta? Generalmente questo è sinonimo di una scarsa qualità dell'arco oppure una conseguenza di un cattivo lavoro di incrinatura. Se il vostro arco è costoso, il mio consiglio è di rivolgervi subito ad un archettaio prima che il problema possa ingigantirsi. Al contrario, se il vostro archetto è di natura economica e l'eventuale manutenzione supera il costo dell'arco, il mio spassionato consiglio è quello di far cadere una goccia di colla nella fessura della scarpetta alla punta dell'arco, nel punto in cui entrano i crini, in modo da bloccarne la totale fuoriuscita. Lo stesso procedimento può essere fatto al tallone facendo cadere una goccia di colla nella zeppetta in legno. Fate molta attenzione a non far colare gocce di colla sopra i crini, quindi dovete far cadere una goccia di colla proprio in questo punto qui. La stessa cosa viene fatta al tallone facendo cadere una goccia di colla in questo punto qui. E se i crini non hanno aderenza sulle corde, cosa devo fare? Questo in generale è un problema che si verifica quando l'archetto è nuovo oppure quando i crini sono deteriorati. Quindi provate prima di tutto a mettere un bel po' di pece e se il problema non si risolve, forse è arrivato il momento di rincrinare l'archetto. A tal riguardo lascio sopra un link di un video in cui potete vedere come mettere la pece sull'archetto. Il terzo problema, e forse il più comune, è legato alla tensione dei crini. Può capitare di tendere i crini girando la vite senza ottenere nessun risultato. Dovete sapere che l'eccessiva umidità oppure l'eccessivo calore non vanno molto d'accordo con l'arco. Nel caso, nonostante la vite dell'arco sia stata girata al massimo, i crini non si tendano, molto probabilmente l'arco è stato custodito in un posto molto umido e di conseguenza sarà necessario l'intervento dell'archettaio che deciderà come intervenire. Spesso riscalda i crini con una fonte di calore
potete provarci anche voi, ma se non siete abili rischiate di rovinare il tutto, quindi lasciate perdere. Naturalmente può capitare anche il problema inverso, ovvero che i crini risultino troppo tesi nonostante la vite dell'arco sia stata allentata al massimo. Lo stesso problema può essere legato alla meccanica dell'arco. Se noi svitiamo la vite, notiamo che sul nasetto abbiamo un dado. Spesso la filettatura del dado o della vite è rovinata, creando lo scivolamento della vite. Questo problema impedisce al nasetto di fare il suo movimento all'indietro e quindi tendere i crini, perché il movimento del nasetto è questo qua, va all'indietro e i crini si tendono. Naturalmente questo è un lavoro complicato e richiede l'intervento dell'archettaio. Ragazzi, mi raccomando, non trascurate mai la manutenzione dell'archetto. L'archetto è importante tanto quanto il violino, quindi fate la giusta manutenzione e come sempre divertitevi con la musica.